Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero e in questo video vi parlerò del trattamento per l'artrosi avanzata dell'alluce. Con il termine artrosi intendiamo il consumo della cartilagine che normalmente ricopre le articolazioni, permettendone quindi lo scorrimento. Si tratta di un processo generalmente lento e progressivo che si sviluppa nel corso degli anni. L'artrosi causa diversi sintomi, tra cui il dolore, il gonfiore dell'articolazione, la difficoltà a indossare scarpe chiuse, nonché una rigidità dell'alluce con conseguente difficoltà non solo a mettersi in punta di piedi, ma anche nella fase di spinta del passo. Il trattamento dell'artrosi varia ovviamente a seconda della gravità. Nel caso di un'artrosi avanzata dell'articolazione metatarso-falangea dell'alluce, il trattamento può prevedere delle infiltrazioni articolari, per cui vi rimando al video informativo che potete consultare cliccando il link che compare ora. In caso di artrosi severa dell'alluce, spesso l'unica possibilità ragionevole per togliere il dolore è quella di eseguire un intervento chirurgico. Esistono diverse tecniche operatorie in cui tuttavia la più comune, quella cioè che è maggiormente praticata dai chirurghi, è l'artrodesi, cioè il blocco definitivo dell'articolazione. Ci sono delle alternative rappresentate dalla protesi e dalla plastica di interposizione che vi mostrerò brevemente. Per quanto riguarda la protesi, l'intervento prevede un taglio di alcuni centimetri attraverso cui sono eseguiti dei tagli dell'osso metatarsale prima e della falange poi, in modo da poter preparare a passi successivi l'alloggiamento per la protesi. Adesso potete vedere che con delle piccole frese prima e delle raspe poi, la preparazione interna della falange e dell'osso metatarsale sono portate a termine, in modo da poter successivamente inserire le componenti di metallo su ciascuna estremità, e tra le quali viene poi inserita una componente in silicone ad alta resistenza, in modo da permettere lo scorrimento delle parti di metallo. A questo punto, dopo le prove finali di mobilità e stabilità, si procede a suturare per piani, prima quello profondo e poi quello superficiale, cioè la pelle, con un filo di sutura riassorbibile. C'è poi un intervento molto meno conosciuto, ma comunque valido in casi di artrosi avanzata, che è l'artroplastica di interposizione. Possiamo considerarla come una vera e propria protesi biologica, in cui non si utilizzano materiali artificiali, come il caso dell'intervento che ho fatto vedere prima, ma si cerca di creare una specie di cuscinetto tra le superfici ossee ormai prive dello strato di cartilagine, utilizzando o la capsula articolare che circonda l'articolazione oppure un pezzo di tendine prelevato da cadavere, ottenuto cioè dalla banca dei tessuti, che ovviamente garantisce tutti i controlli necessari per evitare la trasmissione di infezioni. Arriviamo infine all'intervento di artrodesi, che come abbiamo detto è quello più comunemente utilizzato anche perché garantisce generalmente la maggior percentuale di soddisfazione da parte dei pazienti. La prima domanda che generalmente fanno i pazienti quando gli si propone di bloccare il dito è quella di come si possa camminare dopo l'operazione. A scanso di equivoci vi dimostro subito come una paziente operata 4 mesi prima cammini molto bene, senza dolore e con un buon appoggio della pianta dei piedi, riuscendo anche a camminare in punta di piedi e quindi potendo anche utilizzare delle scarpe con un po' di tacco. Generalmente l'anestesia di scelta per questo tipo di chirurgia è un blocco popliteo. In questa anestesia si inietta una piccola quantità di anestetico a livello del polpaccio, utilizzando un ecografo per controllare che la punta del lago si avvicini al nervo, permettendo quindi di utilizzare una piccola quantità di farmaco. Il grosso vantaggio di questa anestesia è quello di essere efficace per molte ore anche dopo l'operazione, con un tasso di complicanze molto basso. Molte persone, pur accettando un'anestesia periferica al polpaccio, chiedono di non vedere e non sentire quanto accade attorno loro in sala operatoria.
Questa richiesta è facilmente esaudibile eseguendo una piccola sedazione che vi farà addormentare per un po' senza la necessità di essere collegati ad un respiratore, come nel caso dell'anestesia generale. L'intervento chirurgico prevede un taglio della pelle di circa 6-7 cm che permette di avere una visione molto chiara e pulita delle strutture sottostanti, come tendini, nervi e vasi sanguigni. L'operazione prevede l'inserimento all'interno dell'osso di un filo guida metallico attraverso cui è fatta passare una fresa ad alta velocità che permette strato dopo strato di rimuovere la cartilagine ormai malata fino ad arrivare a un piano osseo. Lo stesso procedimento, eseguito a livello del metatarsale prima, è eseguito anche a livello della falange. Quando si arriva a una buona superficie ossea si praticano svariati piccoli fori con una punta da 1,4 mm in modo da ottenere un buon sanguinamento e quindi favorire la consolidazione dell'osso. L'intervento si conclude applicando dei mezzi di sintesi, che in genere sono rappresentati da una placca e delle viti di metallo, che solo in una piccola percentuale di casi devono essere poi rimosse perché danno fastidio. Dopo l'intervento il carico è completo, anche senza stampelle, a patto di usare una scarpa post-operatoria specifica, che sarà tenuta per le successive 6 settimane. Di seguito vi mostro il video post-operatorio di un paziente di circa 73 anni che cammina il primo giorno dopo l'operazione senza particolari problemi o dolore, mentre ora potete invece vedere lo stesso paziente 2 giorni dopo l'intervento camminare senza problemi, senza stampelle ed è quindi ormai pronto per tornare a casa. Per evitare che il piede gonfi e quindi faccia male, ricordatevi di non camminare troppo. Una buona regola in generale è quella di camminare non più di 15 minuti una volta all'ora, tenendo il piede sollevato su uno sgabello sopra 2 cuscini per il restante tempo. Per lo stesso motivo dovete evitare anche di stare seduti con il piede abbassato o stare in piedi fermi come ad esempio per stirare o cucinare. La medicazione è cambiata in studio dopo una settimana. Si tratta di un semplice cambio del cerotto e del bendaggio che non causano alcun dolore. I punti di sutura della pelle sono riassorbibili e non ci sarà quindi lo stress di doverli rimuovere. Dopo l'intervento evitate di bagnare il bendaggio, magari facendo la doccia o il bagno, ma se proprio non tollerate di lavarvi a pezzi, sappiate che in commercio esistono dei sacchi protettivi in plastica che trovate in farmacia o nei negozi di ortopedia, ma che è comunque sempre meglio avvolgere con del celofan da alimenti per cercare di renderlo ancora più impermeabile. Molti pazienti sono giustamente spaventati dal possibile dolore che potrebbero avere dopo l'operazione. Mi sento di tranquillizzare tutte queste persone perché, grazie alla tecnica chirurgica e alle tecniche anestesiologiche che vi ho illustrato, il dolore nel post-operatorio è ridotto ai minimi termini, permettendo ai pazienti di non assumere più antidolorifici nella maggior parte dei casi già a partire dopo pochi giorni dall'intervento. Ora vi ripropongo lo stesso video che vi ho già mostrato in precedenza, che mostra la paziente operata circa 4 mesi fa, che è pienamente soddisfatta del risultato non solo estetico, ma anche e direi soprattutto funzionale, riuscendo anche a indossare scarpe con un po' di tacco senza particolari lamentele. Benché l'intervento presenti un'alta percentuale di successo, nessuno purtroppo è in grado di offrirvi una garanzia di riuscita del 100%. Ci sono ovviamente dei rischi che sarà bene discutere con il vostro chirurgo e di cui di seguito vi presento quelli principali.